Hai mai desiderato che le persone che ti hanno umiliato scoprissero che eri molto più forte di quanto immaginassero? Adam era quel ragazzo, tranquillo, schivo, sempre a testa bassa di fronte ai bulli della sua scuola. Un bersaglio facile, un ragazzo magro e studioso che sembrava indifeso. Ogni giorno le loro risate risuonavano nei corridoi, ma quello che non sapevano era che Adam celava un segreto, uno che li avrebbe lasciati senza parole e tremanti di paura. Ciao, sono Rossana e ti invito a seguire questa storia di fiducia, dove la vera forza risiede nel cuore e la fiducia in se stessi può essere fonte di ispirazione per altre persone. Adam si muoveva nel corridoio affollato, stringendo i libri al petto, le spalle curve, gli occhi a terra, cercando di passare inosservato. Ma non importava quanto ci provasse, non riusciva a sfuggire a Mark e la sua banda. Mark, l'autoproclamato re della scuola, aveva un talento nel trovare le debolezze altrui. La tranquillità di Adam e il suo passo leggermente impacciato lo rendevano il bersaglio perfetto. «Ehi, braccia di spaghetti!» Risuonò la voce di Mark e il corridoio si ammutolì. Tutti si voltarono mentre Mark si avvicinava ad Adam con un sorriso compiaciuto. Adam si fermò, le nocche bianche sui libri. Non rispose, sperando che Mark perdesse interesse. «Guardatelo», rise Mark, indicando i suoi amici. «Cosa c'è, Adam? Troppo spaventato per parlare?» La folla scoppiò a ridere. Mark spinse i libri di Adam a terra, spargendo fogli ovunque. Adam si inginocchiò per raccoglierli, ma il piede di Mark si posò su uno dei fogli. «Ops, ho rovinato i tuoi compiti», disse con un sorriso beffardo. L'umiliazione non finì lì. Ogni giorno Adam sopportava qualcosa di nuovo. Insulti, scherzi, persino essere fatto inciampare in mensa. Gli altri studenti ridevano o distoglievano lo sguardo, rifiutandosi di affrontare la banda di Mark. Ciò che nessuno di loro sapeva era che Adam non era così debole come sembrava. Tornato a casa, la testa di Adam ronzava per la frustrazione, le risate e il volto compiaciuto di Mark che gli risuonavano in mente. Strinse i pugni, le unghie che gli si conficcavano nei palmi. Si fermò davanti a un piccolo dojo nascosto tra una lavanderia e un caffè, con l'insegna debolmente illuminata. Accademia di Arti Marziali Yamato. Per tutti era solo un buco nel muro, ma per Adam era il suo rifugio. Spingendo la porta, entrò e fu subito accolto dal profumo familiare di sudore e dal ritmo dei pugni che colpivano i sacchi. Il maestro Kenji, un uomo anziano severo ma gentile, alzò lo sguardo mentre istruiva un gruppo di studenti. «Giornata difficile, Adam?» chiese l'uomo con voce calma ma penetrante. Adam annuì, la mascella tesa. «Non capisco, maestro. Non faccio nulla per provocarli. Resto in silenzio, li evito, eppure continuano a perseguitarmi». Il maestro Kenji lo studiò per un momento. «Non si tratta di cosa fai o non fai. I bulli prosperano sul controllo e sulla paura. Ti vedono come qualcuno che non reagirà». La testa di Adam si abbassò. «Ma non posso combatterli. Se uso quello che ho imparato qui, non sarò migliore di loro». Il maestro Kenji posò una mano sulla spalla di Adam. «La disciplina è ciò che distingue un vero artista marziale, ma c'è una differenza tra violenza e autodifesa. Sapere quando agire fa parte del tuo allenamento». Adam annuì, anche se il dubbio persisteva nel suo cuore. Aveva passato anni ad allenarsi con il maestro Kenji, padroneggiando tecniche che la maggior parte delle persone non avrebbe mai osato sognare. Eppure si era promesso, e aveva promesso al suo defunto padre, che non avrebbe mai usato le sue abilità con leggerezza. Ma le cose stavano peggiorando. Quel giorno Mark aveva oltrepassato il limite. Adam poteva ancora sentire le risate risuonare nelle sue orecchie. Poteva ancora sentire il dolore dell'umiliazione. Si chiedeva quanto altro avrebbe potuto sopportare prima che qualcosa dentro di lui scoppiasse. I giorni passarono e il bullismo aumentava. Mark e la sua banda sembravano aver fatto della loro missione distruggere Adam, dal rubargli il pranzo a spingerlo negli armadietti. Le loro bravate divennero sempre più sfacciate. Un pomeriggio le cose raggiunsero il punto di ebollizione. Adam era rimasto tardi in biblioteca per finire un progetto. Mentre camminava verso il parcheggio vuoto, sentì dei passi dietro di lui. «Ehi, braccia di spaghetto, te ne vai così presto?» La voce di Mark squarciò l'aria. Adam si girò lentamente, il cuore che gli affondava quando vide Mark circondato dalla sua solita banda. Lo avevano messo con le spalle al muro, bloccando il suo cammino verso la strada principale. «Cosa vuoi?» chiese Adam, la voce ferma nonostante l'adrenalina che gli scorreva nelle vene. Mark sorrise beffardo.
Oh, pensavamo solo di darti un addio decente per il fine settimana, sai, mostrarti quanto ci teniamo. Uno dei ragazzi afferrò lo zaino di Adam e lo lanciò a terra, un altro lo spinse con forza contro un muro. Perché non reagisci, eh? Provocò Mark avvicinandosi. Oh, aspetta, non puoi, non sei altro che un codardo. La mascella di Adam si strinse, sentiva la sua risoluzione vacillare, la promessa che si era fatto di non usare mai il suo allenamento, a meno che non fosse strettamente necessario. Poi Mark fece il suo più grande errore, gli afferrò il colletto e sussurrò: «Forse faremo una visita a quel piccolo dojo dove ti nascondi sempre. Vediamo se il tuo vecchio sensei è debole come te». Qualcosa scattò dentro Adam, la sua mente si fece silenziosa. «Lasciami andare», disse Adam, la voce calma ma autoritaria. Mark rise. «O cosa? Stai per...» Prima che potesse finire, Adam si mosse con un solo movimento fluido, ruppe la presa di Mark e si fece indietro, la sua posizione improvvisamente stabile e sicura. La banda si congelò, le loro risate sostituite da sguardi incerti. «Cosa?» mormorò uno di loro. La postura di Adam cambiò impercettibilmente, una posizione che il suo maestro gli aveva insegnato innumerevoli volte. Per l'occhio inesperto sembrava solo una posizione difensiva, ma per chi capiva le arti marziali era un segnale. Adam era pronto a combattere. Mark gli si scagliò addosso, ma Adam schivò senza sforzo, usando la stessa forza del bullo per mandarlo a sbattere in avanti. Un altro ragazzo provò a prenderlo da dietro, ma Adam si liberò con una torsione, i suoi movimenti precisi e controllati. In meno di un minuto la banda era a terra, gemendo dal dolore e dallo stupore. Adam non aveva sferrato un solo pugno, solo blocchi e contrattacchi abili che li avevano lasciati umiliati. Mark si rialzò a fatica, con il volto pallido. Cosa sei?» balbettò. Adam raccolse il suo zaino, facendolo scivolare sulla spalla. «Solo qualcuno che non dovresti sottovalutare». Si allontanò, lasciando i bulli sbigottiti e senza parole. Il lunedì successivo la scuola era in fermento per i sussurri. L'ex dominante Mark e la sua banda camminavano ora nei corridoi con la testa bassa, la loro fiducia distrutta. Per la prima volta i bulli evitavano Adam. Nella mensa gli studenti fissavano mentre Adam entrava, il solito passo timido sostituito da una calma fiducia. Sussurri si diffondevano nella stanza. «Hai sentito cosa è successo?» Mark ha cercato di fargli qualcosa e Adam li ha messi tutti a terra, arti marziali o qualcosa del genere. Non avevano alcuna possibilità. Adam ignorò gli sguardi, sedendosi a un tavolo vuoto nell'angolo. Non aveva voluto che le cose prendessero questa piega. Tutto ciò che voleva era essere lasciato in pace, ma l'attenzione non si fermò lì. Quel pomeriggio, mentre si dirigeva verso il dojo, un gruppo di studenti lo seguì a distanza. Si fermarono vicino all'ingresso, sbirciando dalle finestre, sussurrando tra di loro. Dentro, il maestro Kenji notò subito il cambiamento. «Hai fatto qualcosa?» disse l'uomo anziano, incrociando le braccia. «Non è vero?» Adam esitò, poi annuì. «Non avevo scelta, non si fermavano». Il maestro Kenji lo studiò a lungo prima di parlare. «Difendersi non è sbagliato, Adam, ma ciò che farai dopo definirà chi sei. Cerchi vendetta o cerchi la pace?» Adam fece una smorfia. «Voglio solo che mi lascino in pace». «Allora hai già vinto», disse maestro Kenji con un sorriso appena accennato. «Ricorda, la vera forza sta nella moderazione. Usa le tue abilità saggiamente e gli altri seguiranno il tuo esempio». Mark, però, non accettò facilmente la sconfitta. Umiliato e arrabbiato, iniziò a spargere voci, distorcendo la storia per dipingersi come vittima. Affermò che Adam li aveva attaccati, facendolo sembrare l'aggressore. Un pomeriggio Adam fu chiamato nell'ufficio del preside. «Ho ricevuto delle segnalazioni su una rissa», disse il preside con tono severo. «Mark e i suoi amici dicono che li hai attaccati. Vuoi spiegarti?» Il cuore di Adam sprofondò. Il ricordo di quella sera gli tornò in mente, come aveva agito solo per difendersi. «Non li ho attaccati», disse Adam con calma. «Mi hanno messo alle strette, mi sono difeso senza fare del male a nessuno». Il preside si accostò alla sedia, studiandolo attentamente. «Non è quello che dicono loro». Prima che Adam potesse rispondere, qualcuno bussò alla porta. Con sua sorpresa entrò un'altra studentessa, una ragazza tranquilla della sua classe che parlava raramente. «Ho visto tutto», disse fermamente. «Mark e i suoi amici hanno cominciato. Adam non ha fatto nulla di sbagliato». Il preside sospirò, chiaramente combattuto, ma alla fine annuì. «Va bene, puoi andare, Adam, ma niente più incidenti come questo».
Mentre Adam usciva dall'ufficio, provò una sensazione mista di sollievo e gratitudine. Per la prima volta qualcuno si era schierato con lui. Forse, solo forse, le cose stavano iniziando a cambiare. La voce dell'incontro di Adam con Mark si diffuse rapidamente, ma la storia cambiò. Ora il racconto non parlava più di una rissa, parlava di come Adam, il ragazzo silenzioso che tutti sottovalutavano, avesse tenuto testa e mostrato una forza che nessuno si aspettava. Iniziò a succedere qualcosa di straordinario. Gli studenti che un tempo ignoravano Adam ora si avvicinavano a lui, offrendo parole gentili o semplicemente annuendo in segno di riconoscimento. «Ehi, amico», disse un ragazzo mentre passava accanto ad Adam nel corridoio, «quello che hai fatto è stato fantastico». Adam non rispose con arroganza o orgoglio, semplicemente annuì e continuò per la sua strada con atteggiamento umile. Nel frattempo, la reputazione di Mark crollò. Il bullo temuto un tempo si trovò a essere il bersaglio di sussurri e sguardi di lato. La gente iniziò a evitarlo, non volendo associarsi a qualcuno che era stato umiliato pubblicamente. Anche la banda di Mark iniziò a prendere le distanze. Uno dopo l'altro i suoi amici smisero di sedersi con lui a pranzo, lasciandolo isolato. Mark, consumato dalla rabbia e dalla vergogna, non riusciva a farsene una ragione. Un pomeriggio lo affrontò di nuovo, ma questa volta fu diverso. Adam stava andando al suo armadietto quando Mark apparve, con un'espressione che mescolava frustrazione e disperazione. «Pensi di essere migliore di me adesso?» sputò. «Solo perché conosci qualche mossa elegante». Adam si girò per affrontarlo, calmo come sempre. «Non penso di essere migliore di nessuno, ma non ti temo più». Mark sussultò a quelle parole. Per un momento sembrava voler lanciargli un pugno, ma qualcosa lo fermò. Forse era il ricordo di come Adam si fosse difeso con facilità, o forse la realizzazione che la violenza non avrebbe risolto la sua reputazione distrutta. Invece Mark borbottò sottovoce e se ne andò, lasciando Adam lì in piedi. Tornato al dojo, Adam raccontò l'incidente al maestro Kenji. «Mark non ha ancora imparato», Adam ammise, «ma non ho reagito, sono semplicemente andato via». Il maestro Kenji sorrise approvando. «Allontanarsi da una lotta richiede più forza che impegnarsi in essa. Hai mostrato crescita, Adam. Questo è il vero segno di un guerriero». Altrove stava accadendo qualcosa di inaspettato. Ispirati dalla storia di Adam, altri studenti iniziarono a opporsi al bullismo a modo loro. Una ragazza timida, che era sempre stata presa in giro per il suo peso, iniziò a unirsi ad Adam a pranzo, trovando coraggio nella sua forza silenziosa. Un ragazzo che era stato preso in giro durante la lezione di ginnastica iniziò ad allenarsi nello stesso dojo, desideroso di imparare l'autodifesa. Anche gli insegnanti notarono un cambiamento nell'atmosfera della scuola. La paura e la tensione, che una volta aleggiavano nei corridoi, sembravano svanire. Adam non aveva solo difeso se stesso, aveva innescato un effetto a catena, uno che incoraggiava gli altri ad abbracciare la propria forza e a opporsi all'ingiustizia. Settimane erano passate dalla confrontazione e la vita aveva preso un nuovo ritmo. Adam continuava a tenersi per conto suo, ma la paura e l'umiliazione che una volta definivano i suoi giorni erano svanite. Ancora più importante, aveva trovato una forza tranquilla dentro di sé, una che nessun bullo avrebbe mai potuto portargli via. Una sera, mentre il sole tramontava all'orizzonte, Adam sedeva a gambe incrociate sul pavimento di legno del dojo, fissando le file di fotografie incorniciate sulla parete. Ogni foto raccontava una storia di forza, disciplina e resilienza, valori che suo padre, scomparso, aveva apprezzato e tramandato a lui. Il maestro Kenji si avvicinò, i suoi passi leggeri ma decisi. «Sembri profondamente pensieroso, Adam. Cosa hai in mente?» Adam alzò lo sguardo. Un piccolo sorriso si disegnò sulle sue labbra. «Ho pensato a tutto quello che è successo. Per tanto tempo ho lasciato che persone come Mark definissero come mi vedevo. Pensavo che essere silenzioso e invisibile mi avrebbe protetto, ma mi ha solo reso un bersaglio». Il maestro Kenji annuì, con espressione pensierosa. «E adesso?» Adam sorrise. «Adesso mi rendo conto che la forza non riguarda combattere o mettersi in mostra. Si tratta di sapere chi sei e rimanere fermo, anche quando è difficile. Non volevo fare del male a Mark o a chiunque altro. Volevo solo smettere di scappare dalla mia paura». Gli occhi del vecchio sensei brillavano di orgoglio. «Hai imparato la lezione più importante di tutte.
La vera forza non si misura in base a quante battaglie vinci, ma in base alle battaglie che scegli di combattere e quelle che scegli di abbandonare. A scuola, i cambiamenti che Adam aveva scatenato continuarono a crescere. Mark, una volta la figura più temuta della scuola, era scomparso nell'ombra. Senza la sua banda e la sua reputazione, sembrava solo un altro studente. Adam, d'altra parte, aveva guadagnato qualcosa di molto più prezioso della popolarità, il rispetto, ma rimase umile, usando la sua esperienza per aiutare gli altri. Quando un ragazzo del primo anno si avvicinò a lui in mensa, chiedendogli nervosamente un consiglio su come affrontare un bullo, Adam sorrise semplicemente e disse: «Il modo migliore per battere un bullo è credere prima in te stesso. Una volta che lo fai, perdono tutto il loro potere su di te». Quella sera Adam stava in piedi fuori dal dojo dopo le lezioni, guardando le stelle che iniziavano a brillare nel cielo notturno. Per la prima volta in anni si sentiva in pace. Tirò fuori una piccola foto usurata di suo padre, che lo aveva introdotto nelle arti marziali tanti anni fa. «Grazie», sussurrò Adam, «per avermi insegnato a combattere, non con i pugni, ma con il cuore». Mentre riponeva la foto nella tasca, Adam sorrise. Sapeva che ci sarebbero stati altri ostacoli da affrontare, ma non aveva più paura. Qualunque cosa la vita gli riservasse, era pronto. La storia di Adam ci ricorda che la forza si manifesta in molteplici forme. Non si tratta di quanto potere si ha, ma di come lo si usa e di come si rimane fedeli a se stessi nel processo. E tu? Sei mai stato sottovalutato o hai affrontato sfide che ti hanno spinto oltre i tuoi limiti? Condividi la tua storia nei commenti qui sotto. Se questa storia ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi racconti. Ti aspetto al prossimo video.